questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia che io ho chiamato angorina. Questo perché il filato che ho utilizzato è il filato angorina della Mistrico Filati. Se vi ricordate, io questo filato l'ho già utilizzato però lavorandolo insieme ad Alice, sempre della Mistrico Filati, e facendo una maglia. Quando però vi ho ripresentato questo filato nella rubrica ricordami filati, molte mi avete chiesto: ok Elsa, ma se si lavora da solo, com'è la lavorazione, come viene, è facile, si riesce a lavorare? E quindi ho deciso di fare una creazione solo e esclusivamente con questo filato per farvi vedere appunto che è veramente semplicissimo lavorare con questo filato, perché è vero che è peloso, ma vi posso assicurare che scivola benissimo sull'uncinetto e non dà problemi. Io ho lavorato con l'uncinetto numero 6,5 e ho utilizzato il codice numero 3, che è questo grigio molto particolare, un grigio topo, un verde, non so neanche come definirlo, ma mi piace perché stacca su i tipi di colori che uso io solitamente col verde e col marrone. Ma vi faccio vedere anche altri colori presenti sul sito, ma ce ne sono veramente tanti. Abbiamo questo rosso che dalla telecamera sembra un rosso più acceso, ma in realtà è un rosso più spento. Poi abbiamo questo verde, che io intendo un verde militare, ma veramente ci sono tantissimi colori che potete usare. Per quanto riguarda, come sempre, io vi lascio il link al mio sito Filati Elsa, dove appunto potete acquistare il filato, e io ho utilizzato 250 grammi di questo filato lavorando con l'uncinetto, come vi ho detto, del 6,5. Guardate qui, è larga, non mi va stretta, mi va proprio larga. Questo perché si possono fare moltissimi aumenti lateralmente. Per quanto riguarda una taglia M occorrono 300 grammi, 350 grammi invece per una taglia L. Questa però se volete fare le maniche come le mie, ossia 3/4. Se invece desiderate fare le maniche lunghe, andate ad aumentare di un ulteriore gomitolo. Forse per la taglia L direi di aumentare di altri 2 gomitoli, quindi se vi avevo detto 350 fate 450 se volete fare anche le maniche lunghe. La lavorazione è semplicissima, proprio perché volevo che questo filato potesse essere utilizzato anche per chi ha le prime armi, quindi si tratta di fare solo i ventagli, che è la stessa lavorazione che ho fatto per la maxi poncho uscito qualche giorno fa. Questo perché preferisco dare risalto al filato piuttosto che andare a fare un punto particolare, soprattutto quando si tratta di questi filati che sono pelosi e molto particolari di per sé. Quindi si vanno a fare 2 rettangoli, uno per il davanti, uno per il dietro, che sono le maniche, quindi si parte da qui a qui. Una volta fatti i 2 rettangoli, e mi raccomando, quello avanti io sempre vi consiglio di mettere uno o anche questa volta 2 motivi in più rispetto a quello dietro. Una volta fatti questi 2 rettangoli si vanno a cucire insieme e si lavora la parte sotto della maglia, dove vi ripeto si possono fare tutti gli aumenti che volete. Io in totale ho fatto 4 aumenti lateralmente, ma ve ne potete fare veramente tantissimi, in modo tale da avere la maglia ancora più larga, se vi piace ancora più larga rispetto a quella che sto indossando io. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea angorina, che è questo filato un po' peloso, e lavoreremo, ve lo dico già, con l'uncinetto il numero 6,5. Vi farò vedere un campione e andremo a lavorare in questa maniera con la lavorazione a T, ossia andremo a fare 2 rettangoli le cui catenelle iniziali sono la lunghezza che va da un braccio all'altro, quindi diciamo le maniche e le spalle. Sono 2 rettangoli perché uno va sul davanti e uno va sul dietro, e vi dico anche che per il quanto riguarda il rettangolo davanti io metterò un motivo in più, però consiglio per chi ha molto seno, sia che sia taglia S, taglia M o taglia L, di mettere anche 2 motivi in più sul davanti rispetto al pezzo dietro. Ora per il pezzo dietro, montando con l'uncinetto del 6,5, io adesso sto utilizzando un filato usando anche in questo caso il 6,5, per il pezzo dietro io ho montato 100 catenelle. La lavorazione si ottiene su un multiplo di 3 a cui va aggiunta una catenella. Montando 100 catenelle io raggiungo una larghezza di circa 78 centimetri. Nella parte avanti, come vi ho detto, aumenterò di un motivo, quindi farò 103 catenelle. Però mi raccomando, ripeto, per chi ha un seno grande
anche le taglie più grandi montate 2 se non anche 3 motivi in più rispetto a me. Inoltre, come vi ho detto, la lunghezza, e come avrete visto dalle foto iniziali, da quando indosso la maglia, se voi naturalmente volete fare le maniche più lunghe dovete andare ad aumentare le catenelle, ricordandovi sempre il multiplo di 3 a cui poi alla fine dovete aggiungere una catenella. Detto ciò, possiamo andare a fare il giro, che è semplicissimo, un giro che si ripete. Questo perché, essendo il filato peloso, ho preferito non fare un punto particolare ma andare a fare un punto molto semplice che in realtà ho già utilizzato per la creazione precedente, leggermente modificato, ma in realtà no, perché poi il giro che si ripete è sempre quello. Però per farvi capire, quando abbiamo a che fare con questi filati un po' più particolari, molto pelosi, meglio andare su qualche punto che sia semplice d'impatto, lasciamo che l'impatto della creazione lo dia appunto il filato. Quindi andiamo a fare e vado a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la prima delle nostre catenelle di base, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso, cioè salto una catenella, quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nella seconda e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, vado a fare nella terza il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, salto 2 catenelle e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta, salto 2 catenelle e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Devo fare questo per tutto il giro. Ricordatevi di saltare 2 catenelle, maglia alta, rientriamo maglia alta, catenella, maglia alta. Per terminare il giro salto una catenella e vado a fare una maglia alta nella catenella successiva e una maglia alta nell'ultima catenella. Come sapete, io preferisco sempre fare delle catenelle in più quando lavoro in giri di andata e ritorno, perché tanto con qualsiasi tipo di filato voi lavoriate, anche questo che è peloso, potete andare a disfare le catenelle in più. Questo preferisco metterle in più rispetto a quello che vado a contare, perché quando sono molte catenelle mi posso perdere nel contare, e preferisco averne di più, quindi poi sfilare, piuttosto che averne di meno e quindi sono costretta a sfilare tutto il giro. Ci giriamo con la lavorazione. Come vi ho detto, il giro da ripetere è sempre quello, quindi andiamo a fare sempre 2 catenelle, scusate, 3 catenelle, sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e poi vado a fare il ventaglio nell'archetto del ventaglio del giro precedente, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, archetto del ventaglio successivo, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, ancora ventaglio successivo, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, scusate, mi devo tirare un po' di filo, archetto successivo del ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Devo fare questo per tutto il giro. Vado a terminare il giro dopo aver fatto l'ultimo ventaglio andando a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Quindi questo è il giro che va sempre ripetuto. Come vi ho detto, le catenelle iniziali sarebbero la lunghezza delle nostre maniche, diciamo che se si vede dalla figura sarebbe da questa manica a quest'altra, quindi le catenelle da fare, cioè i giri da fare, devono essere l'altezza dei vostri scalfi. Io vi dirò naturalmente quanti giri sono andata a fare, io vi darò il suggerimento per le taglie più grandi, però mi raccomando, voi come sempre, se sapete già la vostra altezza scalfi, che sia 17-18 centimetri, arrivate a fare tanti giri per arrivare a quella misurazione. Allora, io ho finito il mio primo rettangolo, ho ripetuto il giro per 10 volte. A me come larghezza va più che bene, sapete che questa volta non voglio le maniche troppo larghe, quindi adesso vado a fare il secondo rettangolo mettendo il motivo in più rispetto a quello dietro e farò lo stesso numero di giri. Mi raccomando, per le taglie più grandi delle mie io vi consiglio taglia M di fare almeno 12 se non anche 13 giri, taglia L 15-16 giri. Prendete sempre che l'altezza del vostro scalfo, quindi a come volete che sia larga la vostra manica e soprattutto lo scalfo per la vostra taglia, dovete raggiungere quella misurazione. Allora, ho terminato anche il secondo rettangolo e come vi ho detto sono andata a fare un motivo in più rispetto al rettangolo dietro e ho fatto sempre 10 giri. Adesso si va a mettere i marcapunti. Ora,
Per quanto riguarda me, io ho contato 10 ventagli, quindi non le due maglie alte iniziali non le ho contate, sono andata a contare direttamente i ventagli, ne ho contati 10 e nel decimo ho messo il marcapunti sia avanti che dietro. Stessa cosa da quest'altra parte. Ora per le taglie più grandi delle mie, io vi direi, visto che vi ho dato il suggerimento di mettere 2 motivi in più per quanto riguarda la taglia M rispetto a me per ogni rettangolo, andate anche voi a mettere sempre solo 10 ventagli e poi il resto per il corpo. Se invece avete messo di più, vedete nel corpo sempre quanto andare a mettere di ventagli. Tenete presente che da marcapunti a marcapunti qua deve essere la circonferenza del vostro seno. Taglia L, vi ho consigliato di mettere 4 se non anche 5 motivi in più per ogni rettangolo, e quindi quei ventagli in più vanno sempre al centro, quindi potete mettere anche voi 10 ventagli per le maniche, fermo restando che se avete fatto anche voi le maniche più lunghe dovete sempre calcolare che tra marcapunti e marcapunti deve essere la circonferenza del vostro seno, quindi in totale, quindi questa è metà totale. Detto ciò, io adesso torno a lavorare sempre con l'uncinetto del 6,5 e andremo a fare lo stesso giro, cioè lo stesso motivo, lo stesso giro, però senza più le maglie alte, ma andremo a lavorare direttamente i ventagli. Ora tenete presente che è un po' peloso il filato, quindi non si vedrà benissimo, ma spero di farvi capire. Entro con l'uncinetto sia nel ventaglio davanti che nel ventaglio dietro, prendo il filo e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, di nuovo prendo il filo, entro nel ventaglio avanti e nel ventaglio dietro e vado a fare un'altra maglia alta e poi vado a lavorare normalmente andando a fare un ventaglio in ogni ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Continuo così quindi per tutto il lato. Arrivo di nuovo al prossimo marcapunti, vi faccio vedere di nuovo come andare a fare il nostro ventaglio. Una volta fatto ciò si finirà il giro e andiamo a fare sempre questo giro. Se dovete fare degli aumenti, mi raccomando, io vi consiglio sempre di farli lateralmente e di andare a fare in un ventaglio 2 ventagli, quindi andate a fare maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Nel giro successivo in ogni catenella andrete a fare un ventaglio, così avrete fatto il vostro aumento. Vi consiglio di farlo sempre lateralmente in modo che non si notino, anche se in realtà con questo tipo di lavorazione di filato non si notano gli aumenti, però sempre meglio andarli a fare di lato invece che davanti o dietro. Se però dovete fare molti aumenti, allora in quel caso giostratevi sia sul davanti sul dietro e appunto sui lati. Allora sono arrivata al secondo marcapunti, di nuovo prendo il filo, entro nel ventaglio dietro e nel ventaglio avanti e vado a fare il mio ventaglio, catenella di separazione, scusate tolgo perché mi dà un attimo fastidio, devo averlo messo male, ok. Di nuovo prendo il filo, entro nel ventaglio avanti e in quello dietro e vado a fare la mia seconda maglia alta del ventaglio e poi vado a lavorare normalmente, quindi vado nel ventaglio successivo e vado a fare maglia alta, catenella, maglia alta. Continuo così fino a terminare il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo. Allora sto per terminare il giro, vado nella terza catenella che è iniziale, vado a fare una maglia bassissima e poi ricomincio di nuovo, quindi entro nell'archetto, vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta e poi vado a lavorare normalmente ventaglio in ogni ventaglio. Io adesso, scusate non ho fatto la catenella, continuerò a lavorare naturalmente, vi farò sapere fino a che ho fatto la lunghezza di questa maglia, perché in realtà sono ancora indecisa se devo fare me lo voglio arrivare solo in vita, quindi una sorta di scaldacuore, o se farlo fino a giù, e poi naturalmente vi dirò anche quanto sono andata a cucire per la parte alta dei 2 rettangoli, e un'altra cosa vi dirò se sono andata a fare degli aumenti, a che giro sono andata a farli.
Allora, ho terminato il corpo della maglia, ho fatto in totale 29 giri, sono andata a fare il primo aumento all'8º giro, poi l'ho fatto al 12º giro, poi di nuovo al 18º giro e infine al 25esimo, no scusatemi, al 20esimo giro. Questo, per come vi ho detto, per avere la parte della maglia sotto più larga. Per quanto riguarda le maniche, una volta terminata sono andata a cucire sia sotto che sopra, e sopra sono andata a cucire, ve lo dico subito, per 28 giri 28 centimetri, quindi anche questa creazione è terminata.